Passeggi in centro in una giornata di sole. C'è la fila davanti a una gelateria. I coni passano di mano in mano, le coppette si riempiono di gusti sempre più fantasiosi, dai classici fragola, fior di latte e cioccolato a combinazioni come mango e basilico, ricotta e fichi caramellati, cioccolato fondente al sale dell'Himalaya. Ma mentre scegli il tuo gusto preferito, dietro il banco qualcuno sta facendo impresa. Dietro quei pozzetti refrigerati ci sono imprenditori, costi, strategie, margini, fornitori e un modello di business tutto da analizzare. Il gelato in Italia è una cosa seria, e non solo per il palato, anche per il portafoglio. Parliamo di un settore da miliardi di euro, dove un locale di pochi metri quadrati, se ben gestito, può generare profitti sorprendenti. Benvenuto su Come fanno soldi, dove analizziamo nel dettaglio i veri modelli di business delle aziende più famose e delle attività che fanno parte della tua vita quotidiana. Oggi ti porto nel dietro le quinte delle gelaterie artigianali. Quanto investono, quanto incassano, quanto margine c'è su un cono da 3 euro e soprattutto chi riesce davvero a far soldi in questo settore. Spoiler, non tutti. Il settore del gelato artigianale in Italia vale circa 3 miliardi di euro all'anno. Siamo il paese con il maggior numero di gelaterie in Europa, oltre 39.000 punti vendita, secondo i dati di Confartigianato. Le gelaterie danno lavoro a più di 100.000 persone e il 60% sono imprese individuali o familiari. Il consumo medio di gelato in Italia è di circa 6 kg a persona all'anno, con picchi ovviamente in estate. Ma non è un mercato solo stagionale. Negli ultimi anni molte gelaterie stanno puntando su stagionalità estesa, aperture invernali con dolci o cioccolate, delivery, gusti vegani, bio, senza zucchero, export del modello italiano all'estero, in franchising o con format replicabili. Aprire una gelateria artigianale richiede un investimento iniziale che può variare moltissimo in base alla location e alla tipologia. Ecco una stima media: locale in affitto, dai 1.000 ai 3.000 euro al mese, in città turistiche anche oltre 6.000. Attrezzature dai 60.000 ai 100.000 euro. Arredi e vetrine dai 20.000 ai 40.000 euro. Licenze, consulenze e pratiche burocratiche dai 10.000 ai 15.000 euro. Primo acquisto di materie prime dai 5.000 ai 10.000 euro. Totale stimato da 100.000 a 180.000 euro per partire. Certo, esistono anche soluzioni light con laboratori esterni o corner in affitto, ma i margini e il controllo sul prodotto saranno inferiori. I ricavi variano moltissimo in base alla zona e alla stagione, ma ecco un esempio realistico per una gelateria in città medio-grande. Supponiamo, scontrino medio 3,80 euro, in estate 300 clienti al giorno, fatturato in 120 giorni circa 135.000 euro. In inverno 80 clienti al giorno, fatturato in 245 giorni, altri 74.000 euro. Totale annuo circa 210.000 euro di incasso, con punte fino a 400.000-500.000 euro per i locali ben posizionati in centri turistici. Ma attenzione, il fatturato non è il guadagno, vediamo cosa resta. Il food cost del gelato artigianale, cioè il costo delle materie prime, è sorprendentemente basso. In media un cono da 3,50 euro ha un costo di produzione intorno a 0,50-0,80 centesimi. Il margine lordo può superare il 75%, esclusi gli altri costi. Altri costi fissi: affitto, personale, 2-4 addetti stagionali oltre al titolare, energia elettrica, celle e macchine sempre accese, costi di manutenzione, tasse, POS, assicurazioni. Alla fine un'attività ben gestita può mantenere un utile netto tra il 15% e il 25% sul fatturato, quindi da 200.000 euro di ricavi possono rimanere dai 30.000 ai 50.000 euro di utile netto l'anno, di più se gestita in famiglia o senza affitto. Negli ultimi anni stanno esplodendo i format in franchising, alcuni esempi noti: Grom, Yogorino, Amorino, La Romana. Aprire in franchising ha pro e contro. Vantaggi: brand già conosciuto, format collaudato, fornitori già scelti, formazione. Svantaggi: fee d'ingresso da 5.000 a 25.000 euro. Royalty mensili, margine inferiore, meno libertà. In media i franchisee devono accettare margini più bassi, del 10-15%, ma in cambio hanno più probabilità di successo, specialmente in location turistiche o centri commerciali. In un mercato così saturo il prodotto da solo non basta. Ecco le vere leve che fanno guadagnare una gelateria: location strategica, zone pedonali, turistiche nei pressi di scuole, branding e comunicazione, social, packaging, storytelling, originalità nei gusti e ingredienti, esotici, stagionali, gourmet, esperienza d'acquisto, locale instagrammabile, servizio veloce e ambiente curato, diversificazione, dolci, granite, brioche, semifreddi, delivery. Chi fa davvero soldi nel settore? Chi riesce a unire un ottimo prodotto con una gestione imprenditoriale moderna. Non basta fare un buon gelato, bisogna anche vendere bene.
Ma attenzione, non tutto è dolce. Aprire una gelateria può sembrare un sogno, ma ci sono rischi reali. Altissima stagionalità. Molti incassano l'80% tra aprile e settembre, costi fissi che corrono anche d'inverno, concorrenti ovunque, anche bar e catene, clienti più esigenti e attenti alla qualità e al servizio, margini erosi dai costi energetici, soprattutto in estate. Molte gelaterie chiudono dopo 2-3 anni per mancanza di pianificazione o per aver sottovalutato la gestione operativa. Il gelato artigianale è una delle eccellenze italiane più amate al mondo, ma dietro ogni pallina di gusto c'è molto più che passione, c'è una vera impresa, con numeri da conoscere, strategie da applicare e concorrenza da battere. Chi guadagna davvero? Chi ha una location perfetta, un prodotto coerente col target e sa unire artigianato e marketing. Chi non si limita a fare gelato, ma costruisce un'esperienza, un brand, una storia che il cliente vuole vivere e raccontare. In fondo non stai solo vendendo un cono, stai vendendo un momento di felicità. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti a Come fanno soldi e nei commenti fammi sapere qual è il prossimo settore che vuoi analizzare. Alla prossima!